Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamento in Giardino. Oggi è un pomeriggio particolarmente piovoso, non sono in giardino, non sono lì a fare dei lavori perché poi quando il terreno è bagnato sappiamo che non possiamo fare molti interventi, quindi lasciamo fare alla pioggia il suo corso che bagna e idrata le nostre piante. Questo è un video di un po' di presentazione, però darò delle risposte, un po' di presentazione di questa nuova rubrica che ho sistemato nella playlist del canale Appuntamento in Giardino di domande e risposte. Io cerco sempre di rispondere a delle domande soprattutto di coltivazione in maniera scritta, però ho deciso di accorciare un pochettino i tempi e di poter rispondere poi direttamente con un video ad alcune domande. E quindi questa rubrica si presenta proprio con questo scopo. La battezziamo qui con questo video di Appuntamento in Giardino parlando di alcune domande che mi sono state fatte relative al video del fiore di loto e per quello che riguarda l'impianto dei rizomi e il periodo giusto per fare appunto questa operazione. Il periodo giusto per poter piantare i fiori di loto, la pianta del fiore di loto, è sicuramente l'inizio della primavera, quindi acquistiamo in tempo i nostri rizomi. In questo modo possiamo poi seguire con attenzione la pianta poi nel corso della bella stagione, quindi primavera ed estate, accompagnandola piano piano nel suo sviluppo. Mi sono dimenticato di dire nel video del fiore di loto che i contenitori adatti per poter coltivare un fiore di loto non sono quelli rettangolari o quadrati di grosse dimensioni. È sempre meglio utilizzare un vaso ovale o rotondo per un motivo. È vero che occupa un pochettino più di spazio rispetto a uno quadrato che lo si può infilare magari in un angolo. Però i rizomi del fiore di loto tendono a svilupparsi soprattutto nella parte non centrale del nostro vaso, ma nella parte appunto laterale del vaso, e quindi hanno bisogno di percorrere senza molte interruzioni. Quindi se c'è un angolo sottoterra, il rizoma si sviluppa, trova questo angolo, rischia di fare queste curvature che magari possono impedire al rizoma di svilupparsi bene, mentre in una superficie comunque ovale il rizoma percorre la parte laterale del nostro contenitore nella terra, facendo appunto un movimento che è più armonico, meno ad angolo, e in questo modo si dà l'opportunità al rizoma di svilupparsi bene senza interruzioni, senza pericoli di trovare una parte cieca in cui poi il rizoma non riesce magari a svilupparsi perché ci sbatte contro. E quindi in questo modo un vaso ovale, quindi più armonico anche come forma, dà l'opportunità a questa pianta di svilupparsi proprio nella maniera migliore. Nei negozi troviamo anche delle grosse bacinelle, magari quelle usate anche per il bucato, logicamente hanno questo colore blu che magari può anche magari non piacere. Io preferibilmente, visto che il fiore di loto è un fiore che richiede anche del calore, preferisco sempre utilizzare dei vasi di colore scuro, quindi nero, perché attira molto anche la luce solare e si scalda. In questo modo si dà l'opportunità alla pianta di trovarsi poi già non proprio all'inizio della primavera, ma a metà primavera, in un contenitore che prende già molto calore. I rizomi, mi sono anche dimenticato di dire, e rispondo quindi così ad un commento, vanno inseriti nella terra, l'ho già detto anche in quel video, senza infossarli troppo. Diciamo che se noi riceviamo dal nostro acquisto un rizoma che non ha ancora un punto di crescita e di sviluppo, quindi una punta che presenta già un germoglio, questo rizoma noi possiamo metterlo leggermente dentro la terra, coprendolo anche solo poco con un po' di terra, praticamente un po' di terriccio. Io nel video ho consigliato di appoggiarli, mettere sopra una pietra, in modo che poi il rizoma rimane fermo e tende a non galleggiare. Però questo effettivamente io l'ho fatto nei miei e si sono sviluppati lo stesso, però sarebbe più consigliato interrarli leggermente, veramente poco, in modo che in questo modo si dà anche l'opportunità al rizoma di rimanere fermo e evitiamo poi di inserire pietre all'interno del contenitore. Se il nostro rizoma invece presenta una punta che ha già germogliato, quindi presenta già una crescita delle nuove foglie, allora possiamo interrarlo lasciando magari fuori proprio questa punta, in modo che le foglie possano svilupparsi poi nell'acqua. C'è anche da dire che le foglie del fiore di loto, le nuove foglie, quindi saranno molto piccole, non saranno grosse come quelle di un fiore di loto adulto, non vanno mantenute sommerse, quindi io per quello parlavo che dalla superficie del terreno
in poi devono esserci questi 10 cm circa di acqua. Cerchiamo di tenere sempre un livello di acqua in modo che le foglie del fiore di loto, proprio la parte rotonda delle foglie, rimanga sempre al di sopra della superficie. Man mano che il fiore di loto si sviluppa, noi alziamo il livello dell'acqua, logicamente le prime foglie poi andranno perse perché ha già sviluppato quelle nuove un po' più alte, e di volta in volta aumenteremo il livello dell'acqua fino a quando poi arriveremo al bordo del contenitore sempre con queste nuove foglie, e poi lì il fiore di loto farà questi gambi molto lunghi che sostengono queste foglie di grosse dimensioni. Il periodo naturalmente per poter fare questa operazione va da metà aprile a fine maggio. È consigliato non andare oltre la fine di maggio per l'impianto dei rizomi di fiori di loto, perché poi hanno bisogno proprio di fare abbiamo bisogno di fare tutta questa serie di operazioni per portare la pianta al suo sviluppo ottimale, ottenere la fioritura, e quindi logicamente a maggio, fine maggio, è un periodo già massimo, perché poi avremo il mese di luglio e agosto e poi finisce l'estate, quindi probabilmente la pianta non riuscirà a svilupparsi per bene se lo facciamo ad esempio a metà luglio, fine luglio. Gli diamo soltanto un poco periodo estivo alla pianta per potersi sviluppare, quindi anticipiamo un po', magari già ad aprile. Logicamente le temperature non saranno molto calde, quindi dovremo attendere un pochettino lo sviluppo, però è già a dimora, e questo darà la possibilità di avere una bella stagione, più di una, quindi primavera ed estate, a questa pianta per il suo sviluppo. Non facciamo questa operazione a settembre, fine estate eccetera, perché rischiamo di metterlo a dimora, farlo germogliare, poi arriva il freddo e la pianta si trova in una situazione in cui stava per crescere e deve interrompere il tutto, e quindi rischiamo poi di perdere la nostra pianta di fiore di loto. Per quello che riguarda invece la semina del fiore di loto, anche lì è abbastanza semplice, basta prendere i semi che li raccogliamo a fine estate, quando la capsula ha i semi pronti, perché vedremo che smuovendo appunto la capsula ballano all'interno, li raccogliamo, li mettiamo in un contenitore di plastica. Io li ho conservati in frigo per tutto l'inverno e li ho seminati poi in primavera e sono germogliati. Quindi in primavera andremo a prendere questi semi, li mettiamo in una ciotola con dell'acqua, esclusivamente acqua, non esposta proprio al sole, ma se prende un po' di sole al mattino va bene perché scalda un pochettino l'acqua, il loto ha sempre bisogno di calore. I semi germogliano nell'arco di una settimana e mezza. Possiamo notare che dal seme già esce questa parte bianca molto lunga che poi forma proprio la nuova pianta. Dopo 15 giorni avremo una pianta pronta da mettere magari in un contenitore un po' più grande con della terra. Logicamente non possiamo prendere questo seme e metterlo già in un vascone enorme, perché poi avremo per tutto l'anno una pianta molto piccola in una vasca veramente gigantesca. Quindi di volta in volta, di anno in anno, noi cambieremo il contenitore in base alla grandezza della pianta, accompagnandola. Diciamo che dopo 2 anni di coltivazione, al terzo anno probabilmente potremo già sistemare il nostro fiore di loto lì dentro un contenitore abbastanza grande, però dalla semina partiamo con dei contenitori piccoli e accompagniamo la pianta di volta in volta nel suo sviluppo. Sistemati poi all'interno della terra dopo 15 giorni che sono germogliati, li mettiamo nel suo contenitore, un piccolo contenitore con della terra adatta al fiore di loto, una terra argillosa va benissimo. Qui si svilupperà questa piantina. In inverno proteggiamo un po' di più questo piccolo contenitore dal rischio del gelo, e poi l'anno dopo, quando germoglierà di nuovo, uscirà di nuovo con le sue foglie, lì potremo fare poi un rinvaso magari in un contenitore leggermente superiore, e andiamo avanti così finché poi avremo una pianta pronta per essere messa in un grosso mastello e vederla crescere e fiorire. Io preferisco sempre partire dai rizomi, perché poi l'operazione dei semi rimane abbastanza lunga. Non so bene quanto tempo ci voglia dal seme per ottenere una pianta adulta in grado di fiorire, quindi a me piace partire subito col rizoma, perché so che nell'arco di un anno potrei già ottenere qualcosina dalla mia pianta. Ancora una piccola nota per quello che riguarda il procedimento di semina del fiore di loto. Dopo 15 giorni il seme si sarà aperto per dare vita ad una nuova pianta.
creerà poi, quando noi lo metteremo in un nuovo contenitore con un po' di terra, un contenitore non tanto grande, comincerà a sviluppare queste foglie. Anche lì noi dovremo accompagnare le foglie nel loro sviluppo, quindi non tenerle sommerse con dell'acqua. Se ha delle piccole foglie, l'acqua dovrà arrivare appena sotto le foglie e man mano che produce nuove foglie, anche lì accompagnare la pianta con l'altezza dell'acqua, in modo da non sommergere le foglie nuove, perché le nuove foglie, se vengono sommerse, rischiano poi di far perdere completamente tutta la pianta. Ci sarebbe anche da dire, perché rispondo anche qui ad un altro commento per quello che riguarda il periodo di semina, ad esempio anche delle ninfee. Anche le ninfee, io ho preso un appunto perché non l'ho mai seminata. La ninfea come impianto anche del rizoma è sempre in primavera, e anche per la semina è consigliabile un periodo che va da marzo ad aprile. Comunque per la ninfea ci vorrebbe un capitolo a parte, una puntata a parte, e magari la farò non quest'anno ma il prossimo anno, perché ho deciso di smantellare completamente il grosso vascone della mia ninfea perché si è rotto, e quindi cambiargli finalmente la terra, perché ce l'ho in questo grande contenitore da circa 15 anni, quindi credo che non abbia più così tanto nutrimento, sarà completamente pieno di radici, vive praticamente su se stessa. Non l'ho ancora fatto perché all'interno c'è dell'Utricularia australis in grande quantità, ci sono anche tante sanguisughe, tante lumache, quindi mettere le mani là dentro mi ha sempre dato l'impressione di un qualcosa che possa essere rimandato di volta in volta. Però il prossimo anno voglio cambiare appunto questo contenitore e sarà proprio l'occasione, magari lo faccio in primavera, proprio per fare un video su questo, sul cambio di contenitore di una ninfea e quindi l'impianto dei rizomi per far partire una nuova pianta con le sue fioriture. Chiudo qui questo primo video dedicato alle domande e risposte, e ci vediamo ad un prossimo appuntamento in giardino. Adesso, visto che la giornata è un po' grigia, ha fatto un bel acquazzone, ha lavato per bene piante e bagnato bene il giardino. Vedete che i miei gatti oggi sono anche abbastanza pigri, perché i gatti quando piove, quando la giornata non è molto soleggiata, tendono a dormire un po' di più. Felicina ha trovato posto qui su di me, qui in balcone, ma adesso magari andiamo a metterci un po' sul divano, facciamo un po' di relax e poi dopo provvederemo a fare qualche lavoretto qua in casa. Ciao a tutti e grazie, a presto, ciao ciao!